Notiziona del momento. Nei prossimi mesi il pianeta Urano sarà visibile dalla Terra, in condizioni ottimali di luce anche ad occhio nudo. Non certo in tutto il suo splendore blu, ma piuttosto come una stella molto flebile all'interno della costellazione dell'Aquario. La sua vicinanza alle condizioni di luce favorevoli faranno sì che raggiunga la massima visibilità nel mese di novembre. Ma perché questa notizia è sensazionale? Beh, perché a quanto pare fino all'altro giorno non era mai possibile vederlo. Chiariamoci, il pianeta esiste da sempre e da sempre si ripetono queste circostanze di vicinanza e luce favorevole. Eppure per millenni osservatori molto più abili di noi e graziati a un cielo assolutamente più limpido hanno scrutato il blu della notte, individuando e catalogando ogni oggetto celeste in movimento. Ma nonostante il loro vantaggio e la superiore abilità, Urano gli è sfuggito. Il pianeta infatti è stato scoperto solo nella seconda metà del Settecento. Qualcuno potrebbe obiettare che si muove molto lentamente, che assomiglia quasi a una stella fissa. Eppure quest'inverno abbiamo visto percorrere diversi gradi dello zodiaco nel giro di appena un mese. Tanto per darti un ordine di grandezza, il Sole e la Luna hanno un diametro di circa mezzo grado sulla volta celeste. Capisci quindi che anche uno spostamento di 2 o 3 gradi rispetto allo sfondo sia qualcosa di assolutamente visibile. Eppure niente, per 5.000 anni astronomi ed astrologi sono stati ciechi ad Urano. È l'effetto di una delle più incredibili e al contempo più solide leggi dell'astrologia. Quella secondo cui un pianeta risulta visibile all'uomo solo quando la società umana diventa in grado di afferrare il suo significato astrologico. Per significato astrologico intendiamo cosa rappresenta quel pianeta nel momento in cui andiamo ad interpretare un tema natale, un transito, qualsiasi tipo di previsione di carta astrale. La scoperta di Urano non è il solo caso a sostegno di questa tesi. È celebre anche il caso di Nettuno. Il pianeta è stato osservato per la prima volta da Galileo, ma l'astronomo italiano l'ha scambiato per una stella fissa. Solo nell'Ottocento è capitato che alcuni astronomi si sono accorti che ci doveva essere una massa che disturbava il normale moto dei pianeti, qualcosa che sfasava i calcoli del loro movimento. E contemporaneamente un ricercatore, osservando le carte disegnate da Galileo, si è accorto che una stella da lui disegnata aveva cambiato posizione. Nel giro di qualche decennio le cose sono state messe insieme e il mondo ha scoperto Nettuno. Cosa deve succedere perché vengano scoperti questi pianeti? Abbiamo osservato che nel periodo della scoperta sulla Terra accade sempre qualche evento che porta a una presa di coscienza molto forte riguardo al significato di quel pianeta. Urano, che è il pianeta che abbiamo appurato essere il significatore dell'emancipazione, della ribellione, della discussione dell'autorità all'interno dei temi natali, è stato scoperto durante il periodo delle grandi rivoluzioni tra quella americana e quella francese. Per la prima volta i diritti del singolo e il diritto all'autodeterminazione è entrato a far parte della consapevolezza umana. Nettuno, il pianeta che governa la conoscenza degli stati più elevati di consapevolezza, è stato scoperto durante il romanticismo, durante la prima ondata di buddismo nel mondo occidentale. Come anche Plutone, il pianeta che governa le potenzialità nascoste, è stato osservato per la prima volta mentre scoprivamo l'energia nucleare, mentre l'idea di psicologia e di inconscio entrava a far parte della cultura popolare e mentre assistavamo al potere sconvolgente di una forte propaganda. Tutto questo quindi intorno al 1930. Questo fenomeno viene chiamato sincronicità storica. Un altro dato interessante, il nome scelto per il pianeta, quello che entra a far parte della cultura popolare, che non è quasi mai il primo che gli viene assegnato, è quello della divinità greco-romana che rispecchia al meglio quello che è il carattere e il significato di quel pianeta. Anche questa legge finora non ha mai fallito. Ma veniamo ad oggi, siamo alla ricerca di questo famigerato Planet 9, il pianeta 9. Perché lo stiamo cercando? Perché come all'epoca della scoperta di Nettuno, ci siamo accorti che il movimento dei pianeti non rispetta quello che abbiamo calcolato. C'è una massa invisibile che modifica il loro comportamento. E a quanto pare si tratta di una massa bella grossa se riesce a influire sul movimento dei giganti esterni. Pure niente, sono anni che stiamo cercando questo pianeta e ancora non riusciamo a individuarlo. Abbiamo matematici ben più esperti e sistemi di calcolo molto più veloci del 1800. Abbiamo telescopi assolutamente più potenti e affidabili. Eppure niente, questo pianeta 9 risulta invisibile. Pianeta 9 che per correttezza verso Plutone dovrebbe chiamarsi pianeta 10. O addirittura pianeta 11 se ci accorgessimo che Eris ha effettivamente il significato importante che sembra avere. Perché non riusciamo a vederlo? Perché a quanto pare l'umanità non è pronta ad afferrare il suo significato. Se ci pensi, com'è possibile che al momento giusto abbiamo afferrato quello che era alla fine un sassolino che viaggiava attraverso lo spazio? Perché quanto Plutone possa essere potente nei suoi effetti, è effettivamente un corpo celeste molto piccolo. Così dopo allora abbiamo afferrato molti altri sassolini al di là dell'orbita dei giganti gassosi. E ora che stiamo cercando uno di questi giganti non riusciamo a trovarlo, non riusciamo a calcolare la sua posizione, non riusciamo a vederlo. Cosa accadrà quando finalmente Planet 9 risulterà visibile? Beh, non saremo in grado di integrarlo nell'interpretazione dei temi e dei transiti fin da subito. Avremo bisogno prima di tutto di osservare quali eventi importanti
stanno cambiando il mondo per come lo conosciamo e avremo bisogno di qualche decennio per capire l'effetto di questi eventi. Ci sarà una fase di intensa sperimentazione, vedremo che significato ha nei temi natali delle persone che già conosciamo. Non siamo in grado di prevedere quando verrà scoperto o cosa succederà quando verrà scoperto, ma noi astrologi ci siamo ormai abituati a questo fenomeno. Quando accadrà saremo pronti a ripartire da zero e rimboccarci le maniche. E noi esseri umani avremo, nel vero senso della parola, un nuovo mondo tutto da scoprire.